E se vincevo la gara ero campione del mondo, però c'era, sai, la prima volta andavo in Giappone, la prima volta c'era Gene Redman, Mike Haywood, Tom Phillips, tutti. Era dura. A metà gara ero in testa, avevo circa 7-8 secondi, purtroppo si è staccato un filo del condensatore. Sono stato campione del mondo fino a metà gara. Una cosa da 5 centesimi. Ok, immaginate di entrare nel tempio del motociclismo guidati dalla mano di chi quel tempio lo ha costruito. Giacomo Agostini makes his entrance. Victory for Giacomo Agostini. Action on an MV Agosta, Italian motorcycle star Giacomo Agostini. Giacomo Agostini und MV Agosta. Agostini ha riportato in Italia il più prestigioso tra i titoli mondiali motociclistici. Ebbene sì, ho avuto l'onore immenso di incontrare il 15 volte campione del mondo Giacomo Agostini. Ci ha aperto le porte del suo museo privato a Bergamo facendoci da guida personale tra le moto e i cimeli che hanno scritto la storia, per poi continuare a pranzo con la cucina tipica bergamasca ovviamente. In questo video ho raccolto forse degli aneddoti pazzeschi che non avete mai sentito prima. Quindi, se amate i motori o se siete dei veri appassionati, mi raccomando, mettetevi comodi e buona visione. Questa moto è vostra, no? Sì, sì. Dobbiamo trovare le strade. Eccoci qua. Qui prima di tutto c'è la grande MV. Qui quando ho iniziato la mia carriera nel gincane, l'Aquilotto Bianchi quando avevo 9 anni, che ho fatto un po' di gincane, da lì parto e vado col Settebello, con la Morini. Questo è il casco della prima vittoria, il 52. Che era la Bologna-San Luca. Di qua poi sono passato alla Morini, alla 250, dove ho vinto subito il campionato italiano con Provini. Questa è la mia tuta. Questa è quando ho debuttato a Monza, che ero già in testa a tutti il primo giro, che poi quando sono arrivato all'Esmo mi hanno detto ma chi è quello lì col numero 15 che non era previsto. Infatti qui il primo anno quando ho incontrato, cioè quando io sono andato alla Morini e Provini è andato via, dice se c'è Agostini io cambio, era anche giusto così, ognuno aveva, ogni marchio aveva un campione, quindi è giusto. Questa è quella che uso, questa è quella che uso spesso. Se avessi il caricatore fa mezzo giro, wow! Infatti con questa vado a Goodwood quest'anno. Ho fatto un'intervista dove diceva che a Valentino Rossi gli davano le gomme ad hoc per lui. Perché devono trovare scuse per me. Ma pensa ai ricatti che ci sarebbero, cioè il meccanico della moto lo deve sapere. Chi decide di montare, il direttore deve sapere, però deve andare anche in alto. Perché se per caso la Yamaha sa o la Honda sa che Valentino sulla Yamaha ha un vantaggio, non gli compra più le gomme. Cioè la Honda fa 20.000 moto al giorno, 40.000 gomme al giorno. No, sono tutte cose che tanti raccontano perché devono scrivere, raccontare, ma non è... Il primo giorno è arrivato con $80.000. E il segretario dico no, non ho pensato, vi dico, madonna, sono tanti. Il giorno dopo, che il sabato, arriva $100.000. Il giapponese, il direttore lo vuole e tutti questi, ma non ci ho pensato 100.000. Poi ha detto di no. La domenica arriva ancora lui, tutto tremante così. Ah, Mister Ago, Ago-san e cose. Ha detto, Mister Oguma, lui vuole il casco, ha tutti i costi, mi ha detto no, guarda, ci ho riflettuto così, ma ne ho solamente 2. Quindi non... Ti offre 140.000. È caduto il mondo. Mi siede e dico, l'ho pagato 5 euro. Però è qui ancora. Hai fatto bene. Qui ci sono circa 400 qualcosa di riconoscimenti. Anche il classe sangue, è la classe 1000 quella. Stoner era forte. Che ne pensavi? No, anche Stoner, solo che Marquez e Vale erano più controllavano di più la situazione, erano più Stoner invece avanti. O la va o la spacca. Sì, però sia Vale che Stoner c'avevano un po' di fair play, di sportività, Marquez non so proprio che... Ma bisognerebbe conoscerlo invece, per me è fantastico, io poi non è che ne sono amico, ne sono dico fratello, nessuno me ne frega niente, però lui è un gran pilota, se lo conosci cambi idea.
Che tanti sono furbi mediaticamente e fanno appellare. Bravo, Il problema è questo, bravo. ora quello stavo dicendo. No, poi lui sai cos'è, che in Italia ha avuto il coso con il battibecco con Valentino e naturalmente Valentino e poi l'hanno montata e poi è nata tra loro due ed è colpa di tutte e due, sono cose che succedono. Qui siamo in Olanda dove c'erano 250.000 persone a vedere. 250.000. Qui purtroppo quando ho perso il campionato del mondo in Svezia che è caduto Barry Sheen davanti a me e non l'ho evitato, ma mi ha fermato con la spalla. Ne manca uno e 15. Ne manca un altro che però bisogna vincere, però ne manca un altro in Giappone, che io in Giappone, che il Conte Augusto non voleva che andassi, ho detto dai mi mangio, sono andato via con tre meccanici basta. E se vincevo la gara ero campione del mondo, però c'era, sai, la prima volta andavo in Giappone, la prima volta c'era Gene Redman, Mike Haywood, Tom Phillips, tutti. Era dura. A metà gara ero in testa, avevo circa 7-8 secondi, purtroppo si è staccato un filo del condensatore. Sono stato campione del mondo fino a metà gara. Una cosa da 5 centesimi. Porca miseria. Si vede che non l'hanno saldato bene con le vibrazioni, perché i motori una volta vibravano un po' di più. E pian piano si è staccato il filo, ho perso il campionato. Pensate che il giapponese che ci portava, perché lì nessuno parlava inglese, quindi avevamo un giapponese, non so, un ragazzo di 35 anni, e anche lui, perché era con noi da 4 giorni, quindi disperato anche lui. Poi andiamo in albergo e entriamo nella hall e c'è una porta, cosa? Apre i pantaloni, giù le mutande, prende la sigaretta, fa 2 tiri e poi se la mette e si è fatto un buco così. Davanti a me e ai miei meccanici. Sapete quando le nostre nonne bruciavano il culo delle galline? Uguale. Perché? Per il dispiacere, per dimostrare, pensate loro. Sai quando dicono facevano il karakiri? Sì. Questo qui si è messo, ma dico ma che fai voi? L'ha presa così tanto male. Usalo diversamente, no? Questa è la storia del Tourist Trophy. Questo è il Tourist Trophy, qui sono tutti i cosi, questo è tutto Tourist Trophy. Poi qui adesso purtroppo mi dispiace non farvi, ho i film, ma non sono ancora pronto, sto aspettando. Beh, così venite un altro volta. È la curva, vedi? Agoslip, la curva che mi hanno dedicato, pronto? Tamborini era disegnatore a Castiglione, era commerciale, però aveva un amore per le moto incredibile. Invece il Conte Augusta com'era? Anche lui, tipo Ferrari, molto... Ma è vero quella, non so se è una leggenda, il fatto che ti ha fatto fare l'8 per vedere... Certo. È vera questa cosa che... Poi al ristorante ve la racconto. Fammela ricordare che te la racconto. Dai, questa è la moto che cosa, questa è quando sono arrivato, adesso lì mancano ancora 2 o 3 fotografie, comunque ero arrivato alla fine, ero disidratato, ero distrutto. Non bevevo più di 40 gradi, ma io non bevevo e non bevo mai niente. E non mi ero preparato, non pensavo di trovare un caldo così. Come hai fatto ad arrivare alla fine? Perché a metà gara ho detto ma porca miseria, pensa adesso, perché mi stavo fermando, ho detto adesso mi fermo. Poi dico, cosa dico? Adesso tutta la gente, abbiamo fatto dei charter dall'Olanda, dal Belgio, dall'Inghilterra, dalla Spagna, dalla Germania, dall'Italia, gente così era venuta. Che cazzo dico adesso a questi? Che figura di merda faccio? E lì pensa la testa, come dicevo prima, che parlava, la testa mi ha dato la forza di continuare. Quando sono sceso mi hanno fatto la Playboy, no? Questa è proprio quella, che è 700 e non è 750. 700 in cilindrata. Qui sono i trofei del Presidente della Repubblica. Questa è la Yamaha che ho vinto subito il campionato del mondo della 350. La 500 mi sta arrivando, un anno che l'aspetto, ce ne sono 3 al mondo. 3. Le altre le hanno schiacciate tutte e buttate via. Qui invece quando ho fatto i film, quando mi ho fatto fare l'attore... Sì. Quando hai fatto l'attore... Me lo ricordo. Questa invece è la mia motocross che usavo quando mi allenavo. Allenavi con questa? Questa è una bestia. Questa l'ho fatta mettere a posto 2 mesi fa, la provo a casa, che ho una piccola salita, ma do un colpo, quasi cado. È andata su, ha fatto POM! E si è impennata. Quella era la macchina di Lauda. Sì, la 11, sì. C'è un video di Leclerc che prova a guidare la macchina di Lauda. È come oggi che sono abituati adesso, sai una volta che dice Madonna hai il polso,
Oggi fai così e non lo tocchi più. È la centralina che fa così, non sei più tu. La centralina ce l'avevi qui, è qui. Beh, però vedi che le cadute ci sono comunque, vedi non vedi quante volte cadono, non vedi quanto cadono in un weekend. Tra Moto 3 e Moto 2. 300 cavalli. Appunto. No, ma anche con Basta una stupidaggine. L'anno anche con la Moto 2 cadono. Uno che compra una moto che ha 200-220 cavalli, cosa fai? Io ci voglio sempre. L'unica che la macchina so io. 1800 km, la ritorno facendo. Non la fare però per Bene, sono in partenza, vado in Spagna. Fatelo wrappare. Ora si va a mangiare con il grande ago, ragazzi. No, questa è roba seria, Belli che sono il tavolo, ragazzi. Salute! Vinco con la Morini, vinco tutto, campionato italiano. Poi la Morini mi dice di continuare dopo il 64 e dico al commendatore no, io rimango, però io vorrei fare il campionato del mondo. Dai, avevo vinto già tanto, ero già 3 volte campione italiano, andiamo avanti. Lui disse ma sai, noi siamo piccoli, il campionato del mondo costa caro, eccetera eccetera. Poi un giorno sono a provare la Morini, era alla fine della stagione, no? Arriva lui che di solito arrivava alle 11, è arrivato al mattino alle 9:30 e lui era a Bologna e mi dà il contratto. Giacomo, metti la cifra. Metti la cifra. Il commendatore mi voleva bene, quando andavo a Bologna mi prendeva, mi portava a mangiare i tortellini. Dico, commendatore, io voglio, sai, un po' con le lacrime agli occhi, io voglio andare avanti, visto che ho capito che sono abbastanza bravino, e poi lui l'ha capita e niente. E mia Augusta mi aveva già chiamato. E mi aveva chiamato anche la Gilera. Un giorno vado dal Conte e mi dice, prendo appuntamento, 4:30. Io alle 4 mi presento alle Porte d'Oro di Cascina Costa, mi presento alle 4, emozionato, figurati. Ho parcheggiato, l'ho poi saputo dopo, io sono entrato, ho parcheggiato in una Porsche, l'ho parcheggiata nel posto del Conte Augusto. Ecco, già iniziamo bene. Già iniziamo non nei migliori inizio. Però non lo sapevo, l'ho saputo dopo e faccio finta di niente. Arriva alle 5, ero lì, la segretaria, arriva alle 5, arriva alle 6, dico, senta, oggi dall'emozione non ho mangiato, sono arrivato a cosa, sono le 6, e tu Agostini aspetti per il Conte Augusto, è molto preso, infatti vedevo che c'era un via vai, entravano ingegneri, uscivano, eccetera, da questa stanza sua, mezza buia, tutte le coppe. In poche parole, alle 10 mi riceve. Alle 10 ero disperato. L'occasione della vita, diciamo. Dio si può attendere, dai. E entro, dico buonasera signor Conte, lui era sulla cattedra, sai a scuola quando andavamo che c'era la cattedra alta, lui era là, un po' mi guarda e mi dice chi sei? Quando lo studio? Io sai, bergamaschi noi non è che abbiamo molto, però ho cercato, io da Gesù sono Agostini. Ah, Agostini. Che vuoi? Cosa vuoi? Io ti giuro tremavo, io dico che cacchio dove sono andato a finire qui. Però mi è venuto e dico, vorrei correre con le sue moto. Tu sai guidare le mie moto? Vabbè, siamo due. Ho detto signor Conte, dico, mi provi? Ma così è stato una moto, così, 3 minuti, mi provi? C'era Magni dietro che in silenzio perché tremava anche lui. Arturo, chiama subito il Monza alle 10 di sera, sai, lui aveva una potenza che figura. Prenota la pista, domani andate a provare a Monza. Perfetto, grazie. Ciao. Basta, finito. Vabbè. 1 minuto, 5 ore via. Vado a Monza, il giorno dopo emozionato, vado a casa, non avevo mangiato mezzogiorno, la sera non avevo mangiato, ero disperato. Vado a casa, preparo il mattino, vado a Monza al mattino, arriva il camion, tutti i meccanici, tutta blu, sai, io avevo il meccanico, il mio meccanico prima faceva il panettiere, quindi figurati. Quando gli ho detto il giorno cambia la candela, mi dice dove è la candela? Ma vado e vedo dei birini in mezzo al rettilineo. C'è il direttore del circuito, della pista, dico, senti ma no, abbiamo avuto ordine di mettere i birilli. Come i birilli? Le gincane le facevo 4 anni fa. Vado da Magni, dico Arturo, ma che gioco è questo? I birilli, vengo qui a girare nei birilli. Cioè, ho detto, ascoltami Micuzzo, che noi siciliano, ascoltami Micuzzo.
fai quel che dice lui. Non discuto. Prendilo tutto, sì, mi vergognavo anche. Poi dovevo decidere, arriva la Gilera, arriva la Gilera con Giovanella, il meccanico, motocarro, un ragazzino vicino a lui e una moto. È arrivata l'MV col camion, 8 meccanici, cioè il Gusto mi ha fatto una proposta, la Gilera mi offre il doppio. Mio padre dice, ma perché lui seguiva un po', ma non è che mi veniva dietro, però e dico, papà, questo arriva col motocarro e con una moto, questo che arriva il camion con 8 meccanici, tutto blu, tutte cose, eccetera. E lui mi dice, lascia stare i soldi, ti offrono la metà, va benissimo la metà, però lì hai un'azienda hai un'azienda alle spalle che ha Genovais, macchine, che ha materiali speciali, perché c'è l'elicottero, 3500 dipendenti, quindi hai alle spalle una potenza. E poi i soldi, se sei bravo, arriveranno, non ti preoccupare. E così ho firmato per l'MV. Saggissima decisione. Che spettacolo. La forza anche quando correvo al turistrofica, lì morivano 3 o 4 lì abbassavi la visiera, basta, non pensare più a niente. Cioè, sono stato con Valentino, ho detto che neanche per un $1 million ha ragione. Quando arrivavamo al turistrofica, finita la gara, io toglievo i guanti, usciva il sangue e i pezzi dei carri. Un giro incontravi le 4 stagioni. Primavera, estate, autunno e inverno. Io mi ricordo quando arrivavo in montagna al mattino, alle 4 ore arrivavo su verso le 5 in montagna, facevi tutta la montagna, la nebbia, e qualche volta sentivo e non vedevo, qui sono cazzo, erano quelli del posto, non vedeva niente, però sapevano tutto. Ricordo bene, ma credo che in un giro erano 700-800 cambi. Avevo il piede dell'alluce e poi scendi, quindi la moto il primo giro si alza appena però devi pensare che quando arrivi dopo che hai fatto altri 30 che è più leggera, se tu non stai attento ti ribalti. Perché prima dico sì, si è alzato così e non ci pensi, ma devi pensare, ecco perché poi quando arrivi dopo hai 4-5 kg meno, quindi la moto non è più come prima, quindi devi un attimino prepararti, andare più avanti e tenerla giù, quindi è tutto un lavoro, ragazzi. Senti, portami un piattino che lo assaggio, perché vedo che qui non mangia nessuno. Allora, giornata indimenticabile, fatemi prima di tutto ringraziare il gruppo MV Steel Lazio e al nostro Frank ormai di casa. E lascio a voi direttamente la parola. Tengo enormemente a ringraziare Stefano che ha collaudato tutto nel migliore dei modi, ai ragazzi qui presenti che sono stati veramente fantastici, non per ultimo ma uno di noi, Gianni, se non altro perché si è perso il casco. E per questo, in segno di riconoscimento, amicizia ed affetto, do il nostro gagliardetto ufficiale a Gianni. Grazie. Quindi in segno di stima, amicizia. Grazie a voi ragazzi, a Francesco, a tutti quanti. Spero che lo rifacciamo un'altra volta. Cercheremo di organizzare anche altri eventi, altre cose tutti insieme. Buon divertimento a tutti e grazie. E grazie a tutti. Grazie.